Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete, tendenze energetiche affettive per la prima parte di agosto 2023. Wow, giudizio e imperatrice. Wow, ho come la sensazione che qui prenderete coscienza, prenderete visione di una realtà più grande inerente un progetto o una persona, perché comunque l'imperatrice fa riferimento alla madre anche, o al ruolo di maternità, magari siete voi le madri in questo senso, come se ci fosse una presa di consapevolezza. Magari non è così per tutti, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuona nulla o se volete completare il messaggio, vi invito ad ascoltare Venere ascendente e segno lunare. Ho pubblicato una guida che vi spiega come unire questi tre oroscopi e la trovate sotto nella descrizione del video, così come anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero essere interessanti. Allora abbiamo il 6 di coppe, la carta del carro, Dieci di spade, Papa, Mago, Ruota della fortuna. Avete tanti arcani maggiori, E 10 di pentacoli. Ragazzi, io credo che qui si tratti di una relazione o una situazione di vecchia data, considerato questo 6 di coppe. Ehm, Vedendo le carte così mi verrebbe da dirvi che potrebbe tornare qualcuno o potreste essere voi a fare un viaggio verso qualcuno che o magari rivedete qualcuno durante un viaggio. E questo qualcuno è una persona con la quale c'è un legame pulito o c'è stato un legame pulito di amicizia, anche magari abbastanza profondo, ma è un legame platonico, ok? Quindi può essere anche una relazione di famiglia, se la madre, se scusate, l'imperatrice per voi rappresenta la madre. Sta di fatto che con questo carro c'è un viaggio, c'è un movimento, c'è uno spostamento. Può essere anche che qualcuno si sposti da un sogno, da un progetto, come vi dicevo prima, no? Il 10 di spade mi dice che avete voglia, bisogno, necessità, desiderio di chiudere con la sofferenza, di chiudere un ciclo, c'è qualche cosa che assolutamente avete bisogno di lasciarvi indietro. E vedendo il Papa può essere qualche cosa legato a un determinato riconoscimento o, qui abbiamo due carte di contratti, può essere un matrimonio, può essere un contratto magari all'interno di questa relazione tra cugini o tra fratelli, magari può anche essere una ditta, no? O qualche cosa che ha già un suo perché agli occhi degli altri, agli occhi della società. Il Papa ha sempre a che fare con un gruppo di persone, così come anche il 10 di Pentacoli che parla di famiglia allargata. Queste le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Adesso ripartiamo dal 6 di coppe, cerco di darvi delle spiegazioni in più. Allora, abbiamo un cavaliere di spade, la regina di pentacoli, un asso di coppe e la morte. Il cavaliere di spade ha sempre un'energia un po' intermittente e il 10 di spade è l'arcano minore della morte. Ho la sensazione che qui qualcuno o stia aspettando un ritorno per iniziare di nuovo
Vi dico, c'è un asso di coppe, quindi per qualcuno può essere un ritorno anche romantico. O ragazzi, può essere il ritorno di un figlio o di una figlia, ovviamente, il sesso qui non è importante. Andiamo a vedere il carro. 5 di pentacoli al contrario. Mago, che avevate già qui, e regina di bastoni. Ragazzi, questo taglio di cui parla qui la morte parla sempre di tagliare con atteggiamenti, pensieri, attitudini, piuttosto che anche abitudini. Comunque c'è qualche questione, qualche taglio e vedendo il 5 di pentacoli credo che sia un'attitudine, un modo di pensare, magari un modo di porsi. Ed è proprio per prendere in mano le redini della situazione, qui. Questo carro mi fa pensare che nella prima settimana di agosto decidiate di, cioè prendiate una decisione. Difatti qui abbiamo un mago che è un nuovo inizio, come un uscire da questa situazione di dipendenza, di blocco, di carenza, di conflitto interno. Andiamo a vedere il 10 di spade. Asso di bastoni, temperanza. Non mi basta mai lo spazio, ragazzi. Metto qui. Asso di pentacoli, 6 di bastoni e imperatore. Di nuovo c'è un asso di bastoni e mi rimanda all'azione, c'è un asso di pentacoli, mi rimanda a qualche cosa che ha bisogno di eradicare, che ha bisogno di essere riconosciuto. Qui probabilmente il Papa fa riferimento proprio a quello, al fatto che è qualche cosa che ancora non è riconosciuto, mentre è quello di cui avete bisogno ed è quello con la ruota della fortuna che arriverà. Vi faccio un piccolo spoiler. Ok? Però qui dovete prima passare dalla temperanza, avete bisogno di guarire questa sofferenza. Dovete fare attivamente qualcosa, mettere voi un'intenzione. Vedo 1, 2, 3, 4 carte numero 1 e abbiamo 1, 2, 3 carte numero 10. No, scusate, 1, 2, 3 assi e 2 maghi, quindi sono 5 numero 1 e 3 10. Quindi è un periodo di chiusura e inizi, ma si tratta di, appunto, prendere in mano le redini della vostra vita. Ragazzi, qui potrebbe esserci stata, non dico che ci sia ancora, però potrebbe esserci stata una situazione di dipendenza con questa persona e qui è un po' come se adesso diceste no, ok, basta. Se ritorna questa persona dal passato, ok? Andiamo a vedere il Papa. 8 di coppe. Per qualcuno ho la sensazione che questa persona se ne sia andata, sia un po' fuggita dal dichiarare la relazione di coppia. È quello, e che probabilmente in passato non siete stati riconosciuti, cioè, o meglio, la controparte non vi ha riconosciuto in quanto coppia o non ha magari riconosciuto la grandezza del sentimento, mi verrebbe da dire, perché comunque quando c'è un 6 di coppe il sentimento è profondo, è vero che è platonico, però è molto profondo, è pulito. Andiamo a vedere il mago. Allora ragazzi, se siete single e vi state purgando ancora da qualche cosa di vecchio, vi dico che tenetevi pronti per la seconda settimana di agosto perché le cose cambieranno. Allora, il mago è spiegato da un 5 di bastoni, dall'imperatrice al contrario, da un 6 di spade al contrario, da un 9 di spade al contrario.
È un po' come se andaste oltre ai conflitti. L'imperatrice ce l'avete di nuovo, però il vedere queste due carte girate a testa in giù è come un ok, non mi frega più niente, non ne voglio più sapere niente di quelle che sono state le carenze, di quelle che sono state le sofferenze, non mi interessa più. Adesso io guardo solo per me, voglio andare avanti, voglio crescere, voglio iniziare a manifestare la mia realtà e la relazione che io voglio, che sento ideale per me. Ho come l'idea che se anche questa persona ritorni dal passato come voi vi state aspettando, come voi vorreste, ho come la sensazione che nel momento in cui sia ora di concretizzare, uno può essere che vi dia buca l'appuntamento, questo ve lo dico. E seconda cosa, ho come la sensazione che voi vi facciate qualche domanda in più. È come se avesse fatto un processo di evoluzione durante questo tempo e la persona non sia esattamente magari come ve la ricordavate e voi non siate più gli stessi di prima. Sta di fatto che arriva la ruota della fortuna. Cambio, chiusura di cicli karmici, ragazzi, karmici, giudizio, ruota della fortuna. Qua si conclude proprio un periodo. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Abbiamo un fante di spade e un 9 di pentacoli al contrario. Ed è proprio quello. È come se si diventasse osservatori di se stessi, ci si rendesse conto di che cosa ci teneva legati, di che cosa ci faceva erigere certe barriere difensive che magari non servivano. Tenete presente che qui avevate 6 di spade, che fa sempre riferimento alle credenze limitanti, diciamo al modo in cui si è cresciuti, a quello che si è assorbito durante l'infanzia. Molte volte parlo anche dei problemi o all'attitudine che si hanno nei confronti dei problemi. Se per esempio siete cresciuti in una famiglia dove ogni minimo problema veniva drammatizzato come se fosse una montagna, è chiaro che anche voi avete quella tendenza lì, però una volta che siete in grado di vederla, siete anche in grado di ridurla, cambiarla, minimizzarla, toglierla, ok? Cambia qualche cosa a livello di indipendenza o di dipendenza. Vi dico che è come se da dipendenti, e qui lo vedo, la dipendenza affettiva o materiale, magari c'è qualche questione a livello economico che fino ad adesso vi ha impedito di iniziare a manifestare la vostra realtà. Nella seconda settimana di agosto, ragazzi, cambia questa situazione. Questo può anche essere una questione legata al tempo. È come se aveste più tempo, però abbiamo un bellissimo 10 di pentacoli alla fine, quindi c'è un'unione, c'è una stabilità. Molte persone avranno un'ufficializzazione, quello che magari non c'era prima arriverà dopo, anche se sento che è come se fosse una persona nuova, e vi dico, perché qui comunque c'è un fante di spade, è come se fosse una persona nuova che entra. Però per molti, se prima le cose non sono andate, cioè, sono andate un po' così, e qui avete capito come mettere in equilibrio, dove vi è mancato il riconoscimento, è come se qui iniziaste a dettare voi le regole, dovete mettere i paletti, mettete i paletti, dettate voi le regole e cambiate le carte in tavola per creare un'unione stabile. Andiamo a vedere 10 di pentacoli. Regina di spade, 7 di coppe. Datevi delle possibilità future concrete. La regina di spade dice sempre di fare dei programmi, quindi cercate di pianificare quali potrebbero essere le modalità di espansione della relazione o della situazione. Questo è molto importante, avere un obiettivo, capire dove si va insieme. Va bene, andiamo a vedere un angelo, un oracolo degli angeli, non mi ricordo mai come si chiamano queste. Va bene. Ok. Lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta il supporto degli altri. Interessante. Interessante perché qui ho carte per ogni dove che mi dicono agite per conto vostro e qui invece vi dice ascoltate gli amici. Può essere un supporto pratico considerato questo 5 di
di pentacoli al contrario. Conversazioni sincere, esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti. E quello, mettete le carte in tavola, dettate voi le regole. Cioè, qui si tratta di dire, ascolta, io vivo questa cosa in questo modo, ho bisogno di cambiare tipo di prospettiva, ma tu, per non avere quel tipo di risposta, magari devi cambiare quel tipo di atteggiamento. Questo non è un... perché so quello che mi direte, non bisogna cambiare gli altri o cose così, dici sempre che bisogna accettare quello che... Sì, ma questo è trovare un compromesso, quando entrambe decidono di cambiare una parte di se stessi per andare incontro all'altro. Non è il desiderio di uno solo che vuol far cambiare l'altro per il proprio ego, ok? Questo è trovare un punto di incontro. Va bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero comunque che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un commento, con un like, un'iscrizione, una condivisione, una donazione. Se volete potete anche abbonarvi al canale. Le fasce di abbonamento sono due, con la fascia di abbonamento più alta avete accesso ai video di crescita personale e spirituale. Per quello che riguarda invece il percorso individuale che sto proponendo, è un percorso cucito sulla persona e diciamo si vanno a lavorare le credenze che limitano l'espansione di un determinato settore nella vita di quella persona. Quindi è un percorso cucito sull'individuo, però è una parte di tutto quello che vado a trattare poi nella sezione degli abbonamenti, ok? Detto questo, amici dell'Ariete, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!